La sera del primo giorno della settimana, il giorno stesso di Pasqua, il Cristo risorto è presente in mezzo ai suoi discepoli. L'Evangelista Giovanni mostra con particolare attenzione questa presenza del risorto in mezzo ai suoi e lo caratterizza con il gesto del soffio. Il Cristo risorto soffia sui discepoli comunicando lo Spirito Santo, trasmette la sua vita, la vita di Dio ai discepoli e trasmette il compito che egli aveva, perdonare i peccati, cioè colmare quella lacuna, quella incapacità strutturale dell'uomo, rendere possibile la comunione della vita con Dio. Uno dei discepoli, ed è solo Giovanni a notare questo particolare, non era presente il giorno di Pasqua. Tommaso, uno dei 12, il cui nome significa gemello. E purtroppo la traduzione ha reso Didimo, cioè conservando il termine greco, e il lettore non capisce che cosa voglia dire. Immagina che sia un soprannome. In realtà Didymos è il termine greco che traduce l'aramaico Tomà. In italiano i due termini vogliono dire gemello. Ora l'Evangelista, se traduce il nome proprio di un personaggio, vuol dire che ritiene importante che il lettore sappia che Tommaso vuol dire gemello. Il particolare deve essere significativo. Tommaso dunque non è presente, gli altri gli dicono abbiamo visto il Signore e lui vuole vedere di persona. Se non vedo il segno dei chiodi, se non metto il dito nel luogo dei chiodi, io non sono disposto a credere. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo insieme e Tommaso era con loro. E Cristo dà soddisfazione a Tommaso. È evidente che la sua richiesta è ritenuta corretta. In quanto discepolo testimone, fondatore della testimonianza apostolica, ha bisogno di una esperienza personale. Deve poter vedere il risorto per poter garantire agli altri la verità della risurrezione. Ma il risorto non dà soddisfazione a Tommaso in privato. Solo quando Tommaso è con gli altri ha la possibilità di incontrare il risorto. E l'incontro avviene 8 giorni dopo. Viene così determinato il sistema dell'incontro ogni 8 giorni, ovvero settimanale, di domenica in domenica. Non dimentichiamoci mai che la domenica è il primo giorno della settimana, non l'ultimo. Gli ebrei chiamano ancora oggi la domenica Arishon, il primo giorno. È giorno lavorativo, è il primo giorno del lavoro in Israele. La festa è il sabato, Shabbat è la conclusione, è la cessazione. Noi abbiamo cambiato lo schema della settimana facendo festa il primo giorno, perché è il giorno della risurrezione di Cristo e perché si è capovolta la mentalità teologica. All'inizio c'è la festa, perché all'inizio c'è l'opera di Dio. La risurrezione di Cristo è l'evento decisivo della salvezza. Noi facciamo festa per ciò che ha fatto il Signore. Mentre
La festa come riposo alla fine richiama l'idea del mi prendo una giornata di riposo perché me lo sono guadagnato. Ho lavorato 6 giorni, adesso mi riposo. Lo schema nuovo è teologico. Per noi cristiani il riposo precede il lavoro. L'opera di Dio è più importante della nostra azione. 8 giorni dopo la Pasqua, cioè la seconda domenica, i discepoli sono insieme, è il raduno comunitario che ha un tono eucaristico e Tommaso è presente. Ed essendo presente ha la possibilità di incontrare il risorto, il quale gli mostra le mani, i piedi, il fianco, i segni di quelle ferite mortali che però adesso non uccidono più, e invita il discepolo a diventare credente e non essere incredulo. Tommaso non si dice che tocchi, che metta il dito, ma semplicemente proclama la propria fede. E la formula che Giovanni mette sulla bocca di Tommaso è la più alta cristologia. Mio Signore e mio Dio. Tommaso chiama Gesù Dio. Signore corrisponde all'ebraico Adonai, che è il termine comunemente adoperato per sostituire il nome proprio di Dio, il tetragramma sacro non pronunciabile. Kyrios, Dominus. Tommaso riconosce in Gesù Dio stesso, ma sottolinea per ben 2 volte con l'aggettivo possessivo che è in relazione con sé, mio Signore e mio Dio. Il discepolo è maturato, è diventato credente, ha fatto l'esperienza del risorto. Ed è proprio qui che noi possiamo ragionare sul nome gemello. Il gemello è il doppio. Sono gemelli 2 persone molto simili. C'è una dualità e una somiglianza. Doppio è la stessa parola di dubbio, con una piccola variazione fonetica. Il dubbio è una realtà doppia. Io sono in dubbio sulla strada quando il cammino si biforca e ci sono 2 sentieri. Di fronte a 2 possibilità sono in dubbio se andare da una parte o dall'altra. Il gemello è l'uomo doppio, sdoppiato, è figura dell'uomo dubbioso che aderisce a Gesù. Aveva detto andiamo a morire con lui, però poi scappa, non è presente a Pasqua ed è diviso in se stesso. Però il gemello è anche colui che assomiglia al fratello. Potremmo intenderlo come il gemello di Gesù. È il discepolo che diventa simile al maestro. Riconoscendolo pienamente diventa l'alter ego di Cristo. Oppure Giovanni potrebbe alludere a noi lettori del Vangelo di Giovanni. Noi siamo il gemello di Tommaso, ovvero quel personaggio è il nostro doppio. Noi siamo nella storia quei discepoli che hanno la possibilità di vedere il Verbo,
di toccare la parola. Com'è possibile? Noi abbiamo tra le mani il libro, abbiamo il Vangelo, abbiamo la documentazione, la testimonianza scritta proprio da quel discepolo testimone oculare. E noi, leggendo questo testo, abbiamo la possibilità di vedere il risorto. Quello che capita a Tommaso è quello che può capitare a noi, increduli e credenti, in ricerca di fede e capaci di professare pienamente la fede. Beati coloro che, pur non avendo visto, hanno creduto. Il discorso evangelico termina con questa beatitudine di noi lettori, che non c'eravamo a vedere con gli occhi fisici, ma abbiamo la possibilità di credere. È una fortuna questa possibilità che ci è data proprio attraverso il testo del Vangelo. E alla fine del capitolo 20 l'Evangelista pone la sua chiusura, dicendo che Gesù ha compiuto molti altri segni, ma non li ha raccontati. Ha scelto di raccontare questi perché noi credessimo e perché credendo noi potessimo avere la vita nel suo nome. Ecco i due fini che il narratore si propone: che noi crediamo e che noi viviamo. Il vertice ultimo è la vita, non la fede. La fede è finalizzata a sua volta alla vita. Che noi crediamo in Gesù serve per avere la vita, per realizzare la vita piena. Sembrerebbe finito il racconto e invece c'è ancora un altro capitolo. Il capitolo 21 infatti è un elemento importante ma aggiunto. È una specie di coronamento narrativo che fa la sintesi di tutto quello che è stato e in qualche modo, con un metodo fortemente simbolico, presenta la storia della missione dopo Cristo. E sembra che gli apostoli riprendano il lavoro dei pescatori sul mare di Tiberiade. Di fatto noi sappiamo che gli apostoli dopo la Pasqua si fermarono a Gerusalemme. A Pentecoste, 50 giorni dopo, erano ancora a Gerusalemme e da quel momento iniziarono un altro tipo di vita. Divennero predicatori, non più pescatori. Quindi nel tempo dopo la risurrezione i discepoli non sono tornati in Galilea a compiere effettivamente il lavoro manuale dei pescatori di pesci nel lago di Galilea. E questo racconto, attraverso la metafora della pesca, vuole alludere alla missione apostolica. E gli apostoli hanno cominciato a diventare pescatori di uomini, ma in modo fallimentare. Viene raccontato con un episodio quello che avviene sempre. Erano insieme 7 discepoli. L'Evangelista sottolinea che non ci sono i 12, ma i 7, ed è un modo per alludere piuttosto all'universalismo. Se il 12 richiama il numero di Israele, il 7 è il numero delle nazioni. Vengono elencati Simon Pietro, Tommaso, quello che significa gemello, Natanaele, quello che era di Cana, di Galilea, i figli di Zebedeo, che sono 2, Giacomo e Giovanni, e altri 2 discepoli. Offre dei nomi noti, più 2, in modo tale da raggiungere il simbolico numero di 7. Vanno a pescare, ma in quella notte non prendono nulla.
Al mattino Gesù è presente sulla riva, chiede: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Gli rispondono seccamente no. E lui propone: gettate dalla parte destra e troverete. Tutti i particolari in questo racconto sono da rileggere simbolicamente. La parte destra è un'allusione alla parte destra del Tempio, una immagine di Ezechiele importante da cui sgorga la fonte che rende fertile il deserto e pescoso il Mar Morto. Alla fine del testo di Ezechiele 47 si dice che il mare morto diventa pescosissimo e ci saranno pescatori che avranno le reti distese sulle rive. Questa pesca miracolosa deve richiamare quella profezia antica dove dal lato destro del Tempio sgorga una sorgente prodigiosa. Quella sorgente è lo Spirito Santo, il lato destro è quello del costato di Cristo, che è il nuovo Tempio, ed è lo Spirito di Dio che rende possibile la pesca, cioè la salvezza degli uomini. Pescare uomini è ben diverso da pescare pesci. I pesci pescati muoiono, gli uomini ripescati si salvano. Il discepolo che Gesù amava è il primo a riconoscere: è il Signore. È la quarta volta che compare. L'abbiamo trovato nella cena, ai piedi della croce, il mattino di Pasqua al sepolcro vuoto e adesso nella missione universale della Chiesa. È sempre il primo il discepolo che Gesù amava. Arriva per primo al sepolcro, è il primo a riconoscere il risorto. Pietro, sentendo che è il risorto, si cinge e si getta in mare. È nudo e si veste per buttarsi in acqua. È contraddittoria come situazione, ma simbolica. Il gesto di Pietro nudo che si cinge richiama la nudità di Adamo, peccatore, e il gesto di Gesù nell'ultima cena, quando si cinse con il grembiule per lavare i piedi ai discepoli. Il Pietro peccatore che ha rinnegato il Maestro riconosce la propria nudità, assume lo stile di servizio del Maestro e si butta in acqua e raggiunge la riva attraverso l'acqua. E quindi salì, il traduttore ha aggiunto salì sulla barca, ma è proprio una gaffe di un traduttore che non è abituato alla pesca in mare e non sa come si tirano a riva le reti. I pescatori saltano giù dalla barca, rimanendo coi piedi in barca non si può fare nessuna forza e non si tira nessuna rete. Però il traduttore è un po' inesperto di questi modi pratici, trovando un salì non sa bene che cosa voglia dire e aggiunge salì sulla barca. In realtà salì sulla riva. Chi fa il bagno nel Mar Ligure, ad esempio, sa bene cosa vuol dire emergere dall'acqua. Si sale. Ma quella salita di Pietro che è nell'acqua e che viene fuori è la emersione dell'uomo nuovo. È una immagine battesimale. È entrato nell'acqua, si è gettato, adesso emerge, sale e viene invitato a pranzo da Gesù. Loro hanno preso tanti pesci, ma erano già pronti. Gesù li ha già cucinati e dice loro: venite a mangiare. È una immagine eucaristica. I discepoli sono preceduti dal Maestro. Se fanno quello che dice il Maestro, la loro opera è fruttuosa. È loro
è Lui che riempie le loro reti e offre il cibo. E il cibo è la sua parola, è il suo corpo. E in quella occasione, stando a mensa con il risorto, Pietro ha la possibilità di recuperare il danno del rinnegamento. Per 3 volte Gesù gli chiede se gli vuole bene, se gli è amico. E Pietro risponde con insistenza per 3 volte di sì, ti voglio bene. E in ogni caso Gesù commenta, allora prenditi cura delle mie pecore, dei miei agnelli. Come dire, se è vero che vuoi bene a me, occupati di loro. È l'incarico che viene dato a Pietro come primato dell'amore. Voler bene a Gesù diventa per il capo della comunità apostolica un impegno a voler bene a quelli che sono di Gesù. E l'ultima parola profetica è sulla fine di Pietro. Quando eri giovane facevi quel che volevi, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio allargherai le braccia, ti legheranno e ti porteranno dove non vuoi. Ti porteranno in croce. È l'annuncio di un compimento dove il capo si lascia portare. Seguimi, vienimi dietro, imita la mia vita concretamente. Ma c'è anche l'altro discepolo, quello che Gesù amava. E Pietro, voltandosi, lo vede e chiede a Gesù, è lui? Ma Gesù gli dice, se voglio che rimanga fino alla mia venuta, a te che importa? Il narratore a questo punto interviene a dire, si era creata una diceria, si pensava che quel discepolo non sarebbe morto, ovvero che il Signore sarebbe venuto nella gloria prima che quel discepolo morisse. Se dice una cosa del genere, significa che quando questo capitolo viene scritto, il discepolo che Gesù amava è già morto e chi scrive deve correggere quella falsa opinione e precisa, non ha detto che non sarebbe morto, ha detto se voglio che resti fino alla mia venuta, a te che importa? Tu seguimi. Ora, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, resta nel suo scritto. È la sua testimonianza scritta che resta fino alla venuta. È il testimone oculare che ha visto e ne ha reso testimonianza. E la comunità che lo ha riconosciuto mette per iscritto la sua testimonianza fino all'ultimo. E il testo termina con il secondo epilogo. Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Il Vangelo termina con un noi. Noi sappiamo che la testimonianza del discepolo è vera. E notate la differenza dei tempi. È il discepolo che testimonia al presente e le ha scritte al passato. L'azione di scrivere il Vangelo è finita secoli fa, ma la testimonianza è valida oggi. E noi siamo quella comunità che si fonda sulla testimonianza del discepolo amato. Così finisce il quarto Vangelo. Ma noi abbiamo ancora una tappa importante, il prologo. Sinfonia d'apertura che è stata scritta alla fine e anche il prologo inizia con il noi. Noi abbiamo visto la sua gloria. È una perfetta inclusione. Nel prossimo incontro ritorneremo all'inizio per leggere il prologo del quarto Vangelo.
Thank you.